Gli ucraini dall'altra parte sono sono accecati. accecati, E beh, per certo. forza, non c'è niente da ridere. Capisco Flavio perché i soldati ucraini sono così abbronzati, sono molto più abbronzati loro, Sì. perché prendono sempre il sole. Qualche giorno fa ho letto una notizia di soldati russi costretti ad acquistare personalmente scarpe, uniformi, giubbotti, kit medici, ma anche i visori notturni e anche i droni. Altrimenti devono andare in prima linea in scarpe da ginnastica, maglietta a maniche corte, devono andare con le pale dell'800. Questa è una notizia che tra l'altro giunge direttamente dall'intelligence britannica, per cui non è una cosa che uno ha letto sul giornalino di provincia. Le stime occidentali, per cui non sono falsate da nessun tipo di disinformazione, ci dicono che la Federazione Russa spende circa 250 miliardi per la difesa, a fronte degli attuali 350 miliardi che spende la comunità europea, supportati ovviamente dagli Stati Uniti d'America, che raggiungono più o meno i 900 miliardi. Oh, finalmente, con grande piacere, ritroviamo i nostri amici Flavio Gandini e Samantha Fumagalli in questa nuova puntata dove parleremo di geopolitica e in particolare ci occuperemo del conflitto ucraino. Prima di salutarli direttamente, darei il via alla sigla. Bellissima questa sigla. Buonasera Flavio, buonasera Samantha. Buonasera a Che tutti, siete ben carichi. Bentrovati, ciao. Tutto Sì, bene? tutto bene e tra l'altro, siccome questo video porterà delle informazioni che sicuramente sfuggono alla maggior parte delle persone perché sono informazioni estremamente riservate Ok. e importantissime tra l'altro perché sono delle considerazioni fatte sul campo e che noi abbiamo ottenuto tramite uno stratagemma. Mm. Ci siamo collegati tramite VPN a quel satellite Verzio Ok. di 2 puntate fa e per cui noi abbiamo dato quella posizione ed entrando siamo riusciti a intercettare sia delle comunicazioni del Ministero della Guerra della Federazione Russa e anche di quella ucraina. Quindi abbiamo delle notizie veramente rilevanti e importanti che arrivano da Wow. fonte sicura. Non credo che ci saranno poi delle ripercussioni, nel senso che non si tratta di spionaggio, le comunicazioni erano in chiaro, quindi noi le trasmettiamo semplicemente perché le abbiamo ricevute da quel cavolino di Bruxelles che Ok. Non orbita. abbiamo... Ok. D'altra parte la tecnologia esiste, quindi Esiste. C'è chi ha Starlink e chi ha Verzino. esatto, con Verzino noi abbiamo ottenuto delle comunicazioni importantissime e vado, lo dico. Raccontacele. Eh sì. Eh sì. Beh, svelaci i segreti. Allora, pochi mesi fa la situazione sul fronte ucraino, per quello che riguarda i nostri fratelli e alleati di Kiev e dintorni, era piuttosto sfavorevole per condizioni meteorologiche avverse. La nebbia favoriva i russi e ostacolava in modo particolarmente intenso l'azione degli ucraini. Adesso però è arrivata la bella stagione anche là Sì. e d'altra parte la nebbia non c'è più, il sole è spuntato e i soldati e i militari della Russia si trovano di nuovo avvantaggiati. Comunicazioni, non c'è niente da ridere, sono avvantaggiati, probabilmente sono protetti da strane divinità, tant'è vero che già facevano stregonerie, convocavano appunto dei sabba infernali per riuscire a ingraziarsi gli dei e gli dei hanno provveduto dando loro sia un'idea e sia un supporto, perché c'è sempre il sole, e sembra che i russi siano avvantaggiati per un motivo molto semplice. Loro attaccano da est e si spostano verso ovest, Certo. per cui alla mattina hanno il sole alle spalle.
si vedono benissimo, in compenso gli ucraini dall'altra parte sono accecati. E beh, per forza. Ma cosa hanno escogitato gli asi? Faccio richiamo anche a tutti i nostri filmati sulle rune norrene, perché d'altra parte i russi hanno avuto un'influenza notevole anche da quel punto di vista lì. A mezzogiorno tutti si fermano per il pranzo e mangiano gli involtini di verza, eccetera, eccetera, le loro cosette, poi si bevono l'ammazza caffè, mezza tanica di vodka, e poi ripartono nel pomeriggio. Nel pomeriggio la situazione sarebbe ribaltata. E invece no, non è ribaltata, perché i russi che cosa fanno? E oserei dire vigliacchi, perché non sono cose belle. Hanno rubato uno specchietto retrovisore alla signora Oksana, che è una contadina ucraina. Ogni militare l'ha rubato a una contadina diversa, e con questo specchio riflettono i raggi solari e accecano anche nel pomeriggio la controparte. Quindi è un continuo. Lo specchio era rotto, ma tanto acceca lo stesso, non è che. D'altra parte non hanno dei mezzi particolarmente sofisticati, quindi si devono arrangiare con quello che possono, e anche nel pomeriggio li accecano di nuovo. Quindi sono avvantaggiatissimi sotto tutti gli aspetti, ed è un continuo riuscire a dominare la situazione pur senza avere né tecnologia, neanche delle capacità particolari, perché sappiamo che. Adesso capisco, Flavio, perché i soldati ucraini sono così abbronzati, sono molto più abbronzati loro, Sì. perché prendono sempre il sole. Sì, sia la mattina che al pomeriggio, è un continuo. Mamma mia, vedi quante cose che si imparano grazie alla tecnologia, quella a disposizione di satellitare. tutti. Certo. È No, così. tra l'altro io ho avuto anche una piccola indiscrezione, che in alcune ore della giornata anche il vento gioca a favore dell'esercito ucraino. No, Scusa, ho sbagliato. a sfavore. A sfavore, perché arriva da est. Quindi i carri armati, quei 2 o 3 che hanno i russi, viaggiano in favore di vento, mentre l'esercito super pieno di carri armati ucraino ha il vento contro, che tendenzialmente tende a fare ad arretrare i carri armati, eccetera. Per cui è un problema notevole. L'ho sentito anch'io, su un canale proprio di geopolitica che parla di armamenti. Sembra che quei 3 carri armati che sono ancora funzionanti vadano a vela, perché avendo finito il carburante e con il vento alle spalle riescono anche a fare queste manovre particolarmente azzardate, sfruttando l'energia eolica, che oltre ad essere gratis è anche pulita, perché quando bombardano poi il vento porta via anche tutte le scorie, il fumo, la polvere, quindi se la passano veramente bene. Sono notizie vere, perché se le abbiamo anche avute su più fronti, assolutamente. Tu hai anche delle notizie in più, perché si vede che come Gianluca ti informi su canali alternativi. Certo. Sì, cioè, ci vuole sempre un controllo, una verifica incrociata, se no. Sì. Perdonate l'interruzione, prima di proseguire, se apprezzate il nostro lavoro di divulgazione con approfondimenti fatti con spirito di leggerezza, vi invito a mettere mi piace, a lasciare un commento per farci sapere la vostra opinione, e anche a iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti e per far crescere il nostro splendido gruppo. Ringraziamo di cuore chi si è già iscritto, e un grazie speciale a chi vorrà unirsi oggi alla compagnia. Ora riprendiamo i nostri racconti e le considerazioni, sempre conservando un po' di sano umorismo, che è l'ingrediente magico per una vita di benessere e salute, e soprattutto per poter conservare quel pizzico di distacco che ci aiuta a comprendere meglio la complessa realtà in cui viviamo. Mentre invece su canali ufficiali, adesso passerei direttamente la parola a Samantha, perché su canali ufficiali lei ha delle altre notizie che stavolta purtroppo, oserei dire, non sono neanche una boiata.
quindi sono cose vere. Sì, quasi. Boh, vediamo Vediamo. agli Svelaci. ascoltatori la sentenza ardua. Allora, io in realtà qualche giorno fa ho letto una notizia di soldati russi costretti ad acquistare personalmente, quindi con le proprie risorse, i soldini delle proprie tasche, con la paghetta, scarpe, uniformi, giubbotti, antiproiettili, kit medici, ma anche i visori notturni e anche i droni, per cui quando devono combattere, se vogliono andare in prima linea, devono pagare di tasca propria. Vengono ovviamente pagati quando vengono arruolati, però poi se vogliono avere le scarpe per andare, scarpe, stivali, eccetera, hanno bisogno di pagare di tasca propria. E io non so se li comprino proprio al discount o da qualche altra parte, o altrimenti devono accettare di pagare delle mazzette ai superiori in modo da potersi premunire di stivali, eccetera, eccetera. Ma anche l'uniforme non è servita di sistema, non è una cosa data. Altrimenti devono andare in prima linea in scarpe da ginnastica, maglietta a maniche corte, sì. Probabilmente, come abbiamo avuto notizie fondatissime dalla stampa occidentale, devono andare con le pale dell'800. Questa è una notizia che tra l'altro giunge direttamente dall'intelligence britannica, per cui non è una cosa che uno ha letto sul giornalino di provincia. Queste notizie poi gli è stato dato un eco piuttosto importante dalla nostra stampa. Tutte queste cose che sanno i ben informati si sommano ovviamente a tutte le notizie che ci sono arrivate, tipo radiazioni nucleari di centrali ucraine, poi smentite, però nessuno si è dato la pena di farcelo sapere, avvelenamenti, anche quelli mai esistiti, ma anche in questo caso nessuno si è dato la pena di aggiornarci. Il sabotaggio del Nord Stream, che rimane a tutti gli effetti ancora imputato a degli strani e oscuri nemici russi, e poi tante altre innumerevoli cose come le malattie del presidente russo e altre amenità. Però a parte tutta questa diciamo propaganda pro-Russia, giusto? Perché in realtà stanno cercando di fargli fare bella figura, dicendo che nonostante non abbiano nulla, però ci incutono un terrore della Madonna. Ma sai che cosa ti dico? Quasi quasi. Mi sembra perfetto. Ritorno nel bosco. Dicevo che questa propaganda mi sembra pro-Russia, nonostante apparentemente non sia così, perché nonostante questa federazione sia in totale disgrazia, isolata dal mondo, in povertà, ormai combattono appunto cacciando le dita negli occhi al nemico, l'Unione Europea ha stanziato 800 miliardi per il riarmo. Quindi il pericolo che nonostante vengano con le scarpe bucate e armati di nulla, potrebbero appunto invadere fino a Lisbona tutta la docile Europa e è indifesa. Indifesa perché allo stato attuale i dati danno un 40-50% in più di quello che spende la Russia attualmente in difesa. Le stime occidentali, per cui non sono falsate da nessun tipo di disinformazione, ci dicono che la Federazione Russa spende circa 250 miliardi per la difesa, a fronte degli attuali 350 miliardi che spende la Comunità Europea come ogni singolo Stato, è la somma di quello che spendono i singoli Stati e supportati ovviamente dagli Stati Uniti d'America che raggiungono più o meno i 900 miliardi. Quindi noi più o meno stiamo già spendendo il quintuplo di quello che spende la Federazione Russa, ma vogliamo spendere di più perché questi qui, anche con le scarpe bucate, senza calzini, senza giubbotti antiproiettile, ci fanno una paura terribile. Vabbè. E non basta. No, non basta. Non basta. Incredibile. Okay. Questa non la sapevo. Non sapevi i dati? No.
E questi Certo, qui in questo sono... caso sarebbe stato meglio non saperli, a parte che bisogna poi vedere se l'Unione Europea li tirano fuori davvero sti soldi, perché cioè, qui ormai se ne dicono talmente tante che boh, Allora, non lo sugli so. 800 ci sarà tutto da vedere, però i Eh. 350 sono veri, eh. Quelli Ah, sono quelli sono già attuali. dati, mamma mia. Quelli sono già attuali. Vabbè, Comunque, la notizia del fatto che debbano comprarsi delle cose tristemente è vera, nel senso che c'è effettivamente una sorta di mercato nero, c'è della Vabbè, ma corruzione. quello sì, quello corruzione? Hai Oh, detto corruzione? non si può Veramente? dire, non si può dire. Ma corruzione mi fa venire in mente una cosa. Cosa sta corrompendo la mela? Mangia, mangia, non vedi? Mangia, mangia. Eh, E allora, e allora spiegaci sta storia della corruzione, Eh, perché Questa qui ti ho anche mandato 2 o 3 immagini, ma con calma, fammici arrivare. mm, Nel senso che sicuramente quando c'è un periodo di crisi, ma anche in generale le popolazioni dove c'è un forte dislivello economico, dove ci sono delle condizioni di crisi sociale o economica, o quando c'è la guerra, ci sono spesso fenomeni di corruzione, di mercato nero, di situazioni che non sono esattamente cristalline. Quindi l'instabilità, il razionamento anche in territori non di guerra tendono a creare questa situazione. Se vogliamo fare un'osservazione non particolarmente positiva, la dovremmo fare ad ampio spettro, quindi o criminalizziamo tutti o non criminalizziamo nessuno, perché non è che uno è più buono e l'altro è cattivo. Se la corruzione c'è da tutte le parti ed è teoricamente comprensibile, nel senso che siamo esseri umani e purtroppo in molte parti siamo soggetti a questa cosa. L'evoluzione spirituale di cui tanto si parla mi sa che è lontana ancora. Speriamo non anni luce, però mi sa che servirà ancora un po' di tempo. Però questa situazione, per esempio, della corruzione ai livelli degli ufficiali russi, è stata resa nota proprio tramite la stampa russa, perché gli stessi tribunali militari russi hanno accusato e processato alcuni ufficiali proprio per questo comportamento scorretto. Quindi ufficiali che sottraevano materiale militare, oppure che addirittura facevano mercato degli indennizi riservati ai soldati feriti. Per cui queste cose sono effettivamente vere. Il problema è, ripeto, si tratta di qualche milione di rubli, che da noi è qualche migliaia di euro, qualche migliaia di dollari, come si preferisce convertirlo. E però è stato denunciato direttamente dai tribunali militari ed è stato reso noto dalla stampa, dai media russi. Okay? Per cui non c'è nessuno scupone occidentale, gli occidentali gli hanno soltanto fatto da cassa di risonanza, come è tipico in un momento così delicato. Quindi se addirittura in un governo così dittatoriale queste informazioni escono, allora o il controllo russo fa acqua da tutte le parti, oppure il sistema dittatoriale lo è molto di meno di quanto ci vogliono far credere. Chi lo sa? Agli ascoltatori l'ardua sentenza. Poi, Invece, scusa Samantha, della corruzione a livello ucraino, perché anche lì ho sentito delle cose molto più gravi, che però nessuno vuole ammettere all'interno dell'establishment ucraino. esatto. E infatti il problema è che lo stesso tipo di corruzione c'è anche ovviamente dal fronte opposto. Il problema è che in realtà in Ucraina è ben peggiore, perché in Ucraina si è insediato direttamente ai vertici e quindi in Ucraina non si tratta tanto di 4 ufficiali con le pezze alle braghe che fanno la cresta per l'equivalente appunto di qualche migliaio di euro, ma di alti funzionari, di rappresentanti del governo, di parlamentari, di oligarchi che gonfiano i prezzi dei rifornimenti, si appropriano dei soldi destinati alle forniture
E qui le cifre sono decine di milioni di euro o dollari, come volete. Quindi la situazione è leggermente diversa e soprattutto è radicata a stadi diversi. Qui non si tratta di un ufficiale che è comunque sotto in una scala gerarchica. Qui stiamo parlando di una corruzione infiltrata all'interno del sistema, e vederne una e non vedere l'altra mi fa venire un po' in mente la famosa pagliuzza nell'occhio di uno e la trave nell'altra. Esatto. Forse la trave nell'occhio dell'Occidente obnubila un po' la vista di questi personaggi che ci raccontano la storia. Vabbè, diciamo che appunto le elite ucraine stanno lucrando direttamente sui grandi budget della difesa, sui fondi dello Stato e diciamo che sottraggono risorse che dovrebbero arrivare al fronte, e di queste risorse possiamo metterci il cibo, l'abbigliamento, il carburante e molto altro. È abbastanza seria e preoccupante. Personalmente ritengo che la guerra faccia schifo e che non ci siano dei buoni e dei cattivi, però se vogliamo raccontarla dobbiamo raccontarla con un minimo di onestà da tutte e due le parti. E poi c'è la chicca di come viene censito il sistema di corruzione all'interno dei vari stati. Fa un po' sorridere già l'informazione che ci racconta una cosa piuttosto che un'altra, ma come viene stilata la lista dei paesi più o meno corrotti, anche questa è abbastanza curiosa. Flavio, ti ho mandato delle immagini sulla corruzione, per esempio, Eccola. nel 2012. Allora, l'ente che fa capo a questa cosa si chiama Indice di percezione della corruzione, che è CPI. Questo sistema ogni anno stila una lista con tutti i paesi, dai più virtuosi ai più corrotti. Questo è soltanto un esempio, ma volendo si può andare e si trova facilmente tutti gli aggiornamenti anno per anno. Bene, su che cosa si basa questo sistema? Uno potrebbe pensare sulle statistiche dei reati, sulle denunce, sulle condanne effettivamente portate a termine, ma no, perché il sistema giudiziario potrebbe essere corrotto oppure potrebbe essere inefficiente, e quindi questo sistema è stato scartato. Allora, su che cos'altro si può fondare? Sui sondaggi effettuati direttamente tra la popolazione? Non sia mai, perché noi poveri cittadini che cavolo ne sappiamo di che cosa succede ai vertici e di dov'è il vero sistema di corruzione. Beh, e allora su che cosa si basa? Tenetevi forte, si basa sulla percezione che hanno i pensatori occidentali, i cosiddetti think tank, quei serbatoi di pensiero. E in questo caso ce ne sono 13 dove siedono dei personaggi ovviamente integerrimi, sono quasi degli eroi, che percepiscono con i loro superpoteri il clima mondiale della corruzione. Ok? No, rimetti perché poi quella cartina ci servirà a vedere come è posizionata la Russia e come è posizionata l'Ucraina. Okay. Questi 13 pensatoi sono naturalmente tutti in Occidente, più o meno posizionati tra gli Stati Uniti e l'Europa, e annoverano dentro l'onestissimo World Economic Forum, l'imparzialissima Banca Mondiale e ovviamente la disinteressata Banca Africana di Sviluppo. Ce ne sono altre, le potete trovare online. Io mi sono limitata a questi perché mi sembravano particolarmente significativi. Comunque, sarà un caso che questa nazione amica, quella che è diventata amica recentemente, è salita vertiginosamente in questa classifica. Facciamo un passo indietro. Nel 2012, no, 12. no, addirittura prima mi ero segnata un appunto che allora nel 2004 l'Ucraina era al 122esimo posto e la Russia al 90esimo.
Si tratta comunque di fanalini di coda, perché rispetto a quelli che vediamo in giallo, giallo scuro, giallo ocra, loro sono sempre sul rosso arancione scuro andante, per cui sono tutte nazioni in fondo alla classifica degli onesti. Però c'era una differenza più o meno di 20, 30, a volte anche di più posizioni, dove la Russia risultava in posizione migliore, per cui l'Ucraina risultava più corrotta. Nel 2012 le due nazioni si trovano a un paio di posizioni di distanza, sempre con l'Ucraina posizionata un po' peggio, però la potete vedere dalla grafica, sono dello stesso colore. Però considerando che prima la Russia era messa meglio, si vede già da che parte stanno andando le simpatie di questo Occidente. Nel 2020 l'Ucraina guadagna 3 posizioni rispetto alla Russia, ma resta sostanzialmente nella stessa fascia, mentre nel 2022 scoppia la guerra e, come abbiamo detto, quando c'è una guerra tendenzialmente la corruzione aumenta e quindi avrebbero dovuto precipitare entrambe nel gorgo della corruzione e cadere. E invece l'Ucraina fa uno scatto pauroso verso l'alto e distanzia di ben 21 posizioni la Russia. L'Ucraina va a posizionarsi al posto 116esimo, che vediamo in un arancione particolarmente scuro, rispetto alla Russia viene piazzata al 137esimo, in quel rosso leggermente chiaro, perché poi ci sono alcuni stati dell'Africa che sono peggio. Nel 2025, nonostante gli scandali che ci sono stati in Ucraina e che hanno fatto il giro del mondo, anche se un po' tappati, la nostra Beniamina sale al 104esimo posto e la Russia drammaticamente finisce al 157esimo. Quindi i supereroi dei pensatoi devono sapere qualcosa che noi non sappiamo. Sicuramente. E qui vi lascio la parola perché questa esposizione, secondo me, è abbastanza qualcosa da farci pensare. Personalmente io sono senza parole, anche Anch'io. perché la puntata volge al termine e potremmo lasciare tranquillamente agli ascoltatori l'onere e l'onore di pensare per conto proprio come si combacino le notizie di sanitari d'oro, eccetera, eccetera, con questo miglioramento splendido della posizione nell'ambito della classifica dei paesi più corrotti. Complimenti, grazie per le informazioni a Samantha, ma soprattutto grazie a chi ha stilato queste classifiche, mettendo in luce la verità assoluta. Probabilmente anche loro si collegano con dei pianeti particolari, Davvero? Può essere. Ma può darsi. Sul No. nostro Verzio non abbiamo, però No, anche perché abbiamo l'esclusiva, no? va bene. Dai, salutiamo che siamo Sì, va bene. addirittura d'arrivo. Comunque grazie Samantha per questa condivisione, ci farà riflettere, non pensare, perché quando mi viene in mente pensare ai pensatori, questi scappati di casa, è meglio allora non pensare. Comunque diamo l'appuntamento ai nostri amici alla prossima puntata e ringrazio Samantha e Flavio come sempre. Grazie a voi, grazie a tutti, un abbraccio grandissimo. E iscrivetevi. Ah già, non abbiamo detto, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, condividete con gli amici, insomma facciamo gruppo.